Pensi che Riva del Garda sia solo una destinazione balneare? Ti sbagli di grosso. Questa affascinante cittadina trentina è un tesoro di storia, arte e natura che merita di essere esplorato con attenzione. Con un perfetto equilibrio tra monumenti storici, panorami mozzafiato e angoli suggestivi, Riva del Garda offre un'esperienza indimenticabile per ogni tipo di visitatore. In questa guida vi accompagnerò alla scoperta dei suoi tesori attraverso un itinerario accuratamente studiato, che parte dal comodo parcheggio fino ai punti panoramici più spettacolari. Il percorso è pensato per ottimizzare tempo e risorse, permettendovi di immergervi completamente nella ricca storia e cultura di questa perla del Lago di Garda. Il nostro viaggio inizia con un comodo parcheggio in via Monteoro, una soluzione strategica che vi permetterà di raggiungere a piedi tutti i punti di interesse del nostro itinerario. Da qui ci dirigeremo verso il centro storico, primo punto del nostro percorso. Il nostro itinerario inizia nel suggestivo centro storico di Riva del Garda, un dedalo di viuzze acciottolate, portici medievali e palazzi storici che raccontano secoli di storia. Camminando tra questi vicoli respireremo l'atmosfera autentica di questa cittadina lacustre, dove il tempo sembra essersi fermato. Il centro presenta edifici dai colori pastello tipicamente mediterranei che si fondono armoniosamente con l'architettura austro-ungarica, testimonianza della storia di frontiera di Riva. Raggiungiamo presto Piazza 3 Novembre, vero cuore pulsante della città. Questa elegante piazza si affaccia direttamente sul porto e rappresenta il punto d'incontro preferito dagli abitanti del posto. Circondata da caffè storici e edifici dalle facciate colorate, la piazza offre una vista splendida sul lago e sulle montagne circostanti. Qui potrete osservare il via vai delle barche nel piccolo porto e ammirare il Palazzo Pretorio. Domina la piazza 3 Novembre l'imponente Torre Aponale, simbolo indiscusso di Riva del Garda. Questa torre medievale del XIII secolo, alta 34 metri, fungeva un tempo da faro e punto di osservazione. Vale assolutamente la pena salire i suoi 165 gradini per raggiungere la cima, dove vi attende una vista panoramica spettacolare a 360 gradi sul lago, sulle montagne circostanti e sui tetti della città vecchia. Nelle giornate particolarmente limpide, lo sguardo può spingersi fino alla penisola di Sirmione a sud. La torre, restaurata più volte nel corso dei secoli, conserva il suo aspetto medievale e rappresenta uno dei principali punti fotografici della vostra visita. Proseguendo il nostro itinerario, raggiungiamo la maestosa Rocca di Riva, un castello medievale circondato dalle acque del lago che rappresenta un altro simbolo della città. Costruita nel XII secolo per volere del principe vescovo di Trento e successivamente ampliata sotto la dominazione veneziana e degli Asburgo, la Rocca oggi ospita il Museo Alto Garda. Il museo si articola in diverse sezioni che offrono un viaggio affascinante attraverso la storia e l'arte locale. La Pinacoteca ospita una ricca collezione di dipinti dal XV al XIX secolo, con opere di artisti locali e internazionali che hanno ritratto i paesaggi del Garda. Particolarmente interessante è la sezione archeologica, che documenta l'abitazione dell'area fin dalla preistoria, con reperti dell'età del bronzo, romana e medievale. Non mancano mostre temporanee di arte contemporanea che dialogano con la storia millenaria dell'edificio. I giardini che circondano la rocca offrono un piacevole spazio verde dove riposarsi ammirando il lago. Poco distante dal centro incontriamo la chiesa di Santa Maria Inviolata, uno splendido esempio di architettura barocca del XVII secolo, costruita tra il 1603 e il 1636 per volere della Confraternita dei Disciplini. La chiesa presenta una pianta ottagonale sormontata da una cupola imponente. L'interno è un tripudio di decorazioni barocche.
Stucchi, marmi policromi e affreschi ricoprono ogni superficie disponibile. Il ciclo di affreschi, realizzato da artisti della scuola veronese, narra episodi della vita della Vergine Maria e rappresenta uno dei più significativi esempi di pittura barocca dell'Alto Garda. Particolare attenzione merita l'altare maggiore, riccamente decorato, e gli altari laterali con le loro pale d'altare. La chiesa, perfettamente conservata, offre un momento di pace e contemplazione nel vostro itinerario. Dopo tanta storia e arte, è il momento di godersi una rilassante passeggiata sul lungolago di Riva, uno dei più belli e curati di tutto il lago di Garda. Questo elegante viale alberato si estende per alcuni chilometri, offrendo scorci suggestivi sul lago e sulle montagne che lo circondano. Le palme e gli oleandri che lo costeggiano creano un'atmosfera quasi mediterranea, mentre le panchine strategicamente posizionate invitano a sostare per ammirare il panorama. Lungo il percorso troverete caffè e gelaterie, dove fare una pausa rinfrescante, gallerie d'arte e boutique per un po' di shopping. Il lungolago è animato in ogni stagione, d'estate con bagnanti e velisti, in primavera e autunno con fotografi e pittori che cercano di catturare la bellezza del paesaggio, e persino d'inverno, quando la brezza del Garda regala un'atmosfera magica. Proseguendo lungo il lungolago in direzione est, raggiungiamo la famosa spiaggia dei Sabbioni, una delle più amate e frequentate di Riva del Garda. Questa ampia distesa di sabbia fine e ghiaia offre un accesso graduale alle acque cristalline del lago, rendendola ideale per famiglie con bambini. La spiaggia è perfettamente attrezzata con servizi, noleggio lettini e ombrelloni, chioschi per rinfrescarsi e persino aree per sport acquatici come windsurf e vela, sportività che a Riva trovano condizioni ideali grazie ai venti costanti. Da qui potrete ammirare il profilo delle montagne che si tuffano nel lago, creando quel contrasto tra ambiente alpino e mediterraneo che rende unico il paesaggio del Garda. Se avete tempo, un tuffo nelle acque blu del lago rappresenterà un momento rigenerante nel vostro itinerario. Riprendendo il nostro percorso verso l'entroterra, è il momento di salire al Bastione, imponente fortificazione veneziana del XVI secolo che domina Riva del Garda da una collina a 160 metri sul livello del lago. Potete raggiungerlo attraverso un sentiero panoramico che parte dal centro storico, una piacevole camminata di circa 20 minuti tra ulivi e vegetazione mediterranea, oppure utilizzando il moderno ascensore panoramico che vi porterà in cima in pochi minuti. Una volta in cima sarete ricompensati da una vista mozzafiato che spazia su tutto il lago fino alle montagne circostanti. Il bastione, costruito dalla Repubblica di Venezia nel 1508 come avamposto difensivo, è oggi uno dei punti panoramici più spettacolari dell'intera area del Garda. La struttura ha conservato il suo fascino militare, con le possenti mura in pietra calcarea locale e la caratteristica forma circolare. Proseguendo il nostro itinerario, merita una visita alla storica centrale idroelettrica di Riva del Garda, un impressionante esempio di architettura industriale dei primi del Novecento. Progettata dall'architetto Giancarlo Maroni, la centrale fu inaugurata nel 1925 ed è ancora oggi in funzione. L'edificio colpisce immediatamente per il suo aspetto monumentale che richiama un tempio neoclassico, con la sua imponente facciata in pietra calcarea chiara e le grandi finestre ad arco. All'interno, la sala macchine conserva parte dei macchinari originali che raccontano la storia dell'industrializzazione e dell'elettrificazione del territorio. Le enormi turbine e i generatori rappresentano un affascinante patrimonio di archeologia industriale. Per gli amanti del trekking e della natura, una deviazione imperdibile è rappresentata dal Monte Brione, una collina allungata che separa Riva del Garda dalla vicina Torbole.
Questo promontorio, che si eleva fino a 376 metri sul livello del mare, rappresenta un'incredibile oasi naturalistica con una flora mediterranea unica per queste latitudini, tanto da essere classificato come biotopo protetto. Il sentiero che porta alla sommità è ben segnalato e di media difficoltà, percorribile in circa 1 ora e mezza. Lungo il percorso incontrerete numerosi bunker e fortificazioni risalenti alla Prima Guerra Mondiale, quando il Monte Brione rappresentava un importante avamposto difensivo dell'impero austro-ungarico. Questi ruderi, perfettamente integrati nel paesaggio, offrono uno spaccato affascinante di storia militare. Raggiunta la cima, il panorama ripagherà ogni fatica. Da qui potrete godere di una vista privilegiata che abbraccia entrambe le sponde settentrionali del lago, con riva e torbole ai vostri piedi, e nelle giornate più limpide persino un accenno della pianura padana in lontananza. Continuiamo il nostro itinerario con quello che è considerato uno dei sentieri più belli d'Italia, il leggendario Sentiero del Ponale. Questa antica strada, scavata nella roccia a metà Ottocento per collegare Riva del Garda alla Valle di Ledro, è oggi un paradiso per escursionisti e ciclisti. Il punto di partenza è situato a circa 1 chilometro dal centro di Riva, nei pressi della centrale idroelettrica. Il sentiero si inerpica con dolcezza lungo la parete rocciosa, offrendo scorci di incomparabile bellezza sul lago, le gallerie scavate nella roccia, i ponti sospesi e i parapetti in pietra originali testimoniano l'incredibile opera ingegneristica che fu realizzata nel XIX secolo. La vegetazione mediterranea, con agavi, capperi e olivi che crescono tra le rocce, crea un contrasto sorprendente con le pareti di roccia calcarea. Se vuoi saperne di più su questo percorso spettacolare, ho realizzato un video dedicato al Sentiero del Ponale, ricco di dettagli pratici, consigli e immagini mozzafiato. Trovi il link nella descrizione di questo video. A soli 5 km da Riva del Garda, il borgo medievale di Arco offre l'opportunità di una piacevole escursione che completa perfettamente il nostro itinerario. Dominato dall'imponente castello che si erge su uno sperone roccioso, Arco rappresenta una tappa imperdibile per gli amanti della storia e dei panorami mozzafiato. Il castello di Arco, le cui origini risalgono all'XI secolo, fu per secoli residenza dei conti d'Arco e punto strategico per il controllo della valle. Raggiungibile attraverso un sentiero panoramico che si snoda tra uliveti secolari, la fortezza regala una vista spettacolare sul lago e sulle montagne circostanti. I suoi ambienti interni ospitano affreschi tardo-medievali di straordinaria bellezza, tra cui il celebre ciclo dei Giochi e degli Amori Cortesi, rara testimonianza di pittura profana del XIV secolo. Per quanto riguarda la gastronomia locale, ho selezionato con cura alcuni ristoranti di Riva del Garda dove potrete assaporare i piatti tipici del Trentino e del lago di Garda. Questi locali rappresentano l'essenza della tradizione culinaria locale, offrendo un'esperienza autentica tra sapori antichi e reinterpretazioni moderne. Troverete tutti i link ai ristoranti menzionati nella descrizione del video, così potrete facilmente prenotare o scoprire maggiori informazioni. Questo tour vi ha portato attraverso i punti più significativi di Riva del Garda, offrendovi un assaggio della ricchezza storica, artistica e naturalistica di questa meravigliosa cittadina. Dalla Torre a Ponale al Sentiero del Ponale avete attraversato secoli di storia e ammirato panorami mozzafiato che rendono Riva una delle destinazioni più affascinanti del nord Italia. La sua posizione privilegiata, incastonata tra il lago e le Alpi, ha attratto nei secoli artisti, scrittori e viaggiatori illustri, da Goethe a Nietzsche, contribuendo a fare di Riva un luogo dove natura e cultura si fondono armoniosamente. Riva del Garda è un luogo dove il tempo sembra fermarsi e l'anima trova riposo,
Più che una destinazione, è un'emozione che resterà impressa nel cuore per sempre.